Benvenuti su Il Portale di Storia, il vostro viaggio nel tempo, tra le grandi epoche e le sfide epiche dell'umanità. Se vi appassionano le storie vere che hanno forgiato la nostra esistenza, siete nel posto giusto. Iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere nemmeno un frammento della nostra avventura tra le pieghe del tempo. Oggi vi porterò indietro di oltre 20.000 anni, in un'epoca in cui l'umanità ha dovuto affrontare una delle più grandi prove della sua storia, l'ultima glaciazione. Immaginate un mondo coperto da ghiaccio, temperature gelide, carestie costanti e una natura ostile. Eppure da tutto questo siamo emersi. Ma come ci siamo riusciti? Il mondo di ghiaccio. Durante l'ultimo massimo glaciale, circa 20.000 anni fa, vaste aree del nostro pianeta erano sepolte sotto chilometri di ghiaccio. In Europa, Nord America e Asia settentrionale, le calotte glaciali si estendevano inesorabili, trasformando le terre fertili in deserti bianchi e inospitali. I mari erano più bassi di circa 120 metri, perché l'acqua era intrappolata nei ghiacci. Intere regioni che oggi conosciamo bene erano allora emerse o completamente ghiacciate. Le foreste avevano ceduto il posto a steppe gelide, simili a tundre infinite. Homo sapiens, un sopravvissuto per natura. Mentre i Neanderthal scomparivano e altre specie umane si estinguevano, l'Homo sapiens non solo sopravvisse, ma iniziò a espandersi. Ma attenzione, non fu un percorso facile. I nostri antenati dovettero adattarsi a condizioni estreme. Freddo intenso, scarsità di cibo, predatori sempre più affamati. C'erano tribù che si estinguevano intere, bambini che morivano congelati e comunità che venivano inghiottite dalle valanghe o morivano per carestie. Eppure, grazie all'intelligenza collettiva, alla collaborazione e alla capacità di innovare, riuscirono a sopravvivere. Fu in questo periodo che nacquero nuove forme di caccia, abiti più resistenti, rifugi più efficaci e soprattutto una cultura spirituale che univa i gruppi in un senso di appartenenza e speranza. Adattamenti e invenzioni. Uno degli strumenti chiave fu il fuoco, usato non solo per riscaldarsi, ma anche per cucinare cibi che altrimenti sarebbero stati tossici o indigesti. La pelle degli animali diventava vestiario isolante, mentre le ossa e le zanne erano trasformate in utensili o strutture. L'ingegno umano portò alla nascita delle prime abitazioni semipermanenti, spesso scavate nella terra per sfruttare il calore geotermico. Inoltre, l'uomo sviluppò un sistema di comunicazione simbolica sempre più complesso. Le pitture rupestri, che oggi possiamo ammirare in grotte come Lascaux o Chauvet, non erano solo arte, erano narrazione, spiritualità, memoria collettiva, migrazioni e nuovi orizzonti. L'ultima glaciazione spinse i gruppi umani a migrare in cerca di condizioni migliori. Questa migrazione fu epica. Attraversarono l'Asia centrale, colonizzarono l'Europa meridionale e, grazie al ponte terrestre oggi sommerso nello stretto di Bering, raggiunsero le Americhe. Questi spostamenti non furono semplici. Ogni nuovo territorio portava nuove minacce, nuove sfide, nuove malattie, ma anche nuove opportunità. L'incontro con diverse culture e ambienti stimolò l'evoluzione dell'uomo e la sua capacità di adattarsi. Il cambiamento, la fine del ghiaccio. Intorno al 10.000 a.C., le temperature cominciarono lentamente a salire. I ghiacci si ritirarono, lasciando spazio a praterie, fiumi e foreste. Questo segnò l'inizio del Neolitico. L'uomo cominciò a coltivare, a stabilirsi, a costruire i primi villaggi. Ma il ricordo della glaciazione rimase impresso nei miti, nei racconti orali e forse persino nei simboli religiosi delle prime civiltà. Conclusione: la memoria del ghiaccio. La sopravvivenza all'ultima glaciazione non fu un miracolo, ma il risultato di adattamento, ingegno e cooperazione. Ogni giorno era una lotta per la sopravvivenza. Ogni invenzione, ogni fuoco acceso, ogni bambino sopravvissuto era una piccola vittoria contro un mondo che sembrava volerci annientare. E allora, oggi che viviamo in un'epoca così diversa,
Possiamo davvero comprendere quanto abbiamo ereditato da quegli uomini e donne coraggiosi? E ora voglio sentire la vostra opinione. Secondo voi, come sarebbe cambiata la storia dell'umanità se l'Homo sapiens non fosse riuscito a sopravvivere alla glaciazione? Chi avrebbe dominato il pianeta al nostro posto? Scrivetelo nei commenti. Non vedo l'ora di leggere le vostre teorie. Ciao e a presto alla prossima avventura nel tempo e nella storia.